Buongiorno ragazzi, se avete delle difficoltà economiche o avete difficoltà a coprire normalmente le spese durante il mese, questo è il video per voi ragazzi. State qui perché vedremo 6 punti attraverso i quali, 6 step che dobbiamo percorrere affinché riusciamo ad avere una situazione migliore economica, pianificare il nostro futuro e in qualche modo prevenire nuove difficoltà finanziarie. State qui perché appunto cercheremo di capire come uscire da periodi di crisi finanziaria e riuscire finalmente ad avere una propria libertà economica e finanziaria. Abbiamo parlato di 6 step, ma prima di questo vi parlo del canale M per Money. Siete su questo canale che è un canale che parla di finanza personale in maniera molto diretta, parla di investimenti, di risparmio, di protezione del capitale, appunto di chi ha probabilmente anche delle crisi economiche, perché ragazzi capita a tutti averle. Ma quindi iscrivetevi al canale, seguiteci, commentate e intanto partiamo immediatamente a vedere quali sono questi step. Il primo è capire qual è il problema, riconoscere il problema, perché molto spesso noi ci troviamo in una situazione nella quale, nonostante abbiamo difficoltà economiche, vivacchiamo e non vogliamo accettare questa situazione. Il secondo step, ragazzi, è fermarsi e cercare di fare una fotografia nella quale siamo per cercare di capire quali sono i costi, quali sono le entrate che abbiamo. Il punto numero 3 è avere una situazione da ghigliottina, cioè andare a tagliare quei costi eccessivi, dove si può tagliare, vedremo come fare. Punto numero 4, secondo me, è rivedere la situazione dei debiti, perché molto spesso chi ha difficoltà economica accende in qualche modo dei debiti per sopperire alle proprie mancanze di soldi. Numero 5, impegnarsi per ricostruire il proprio futuro creando in qualche modo una riserva per le emergenze. E numero 6, ricostruire un proprio progetto futuro che preveda degli obiettivi di investimento, di crescita, in modo di in qualche modo evitare e di prevenire nuove difficoltà economiche. Ok? Questo è il processo del nostro video, ma partiamo immediatamente col primo punto. Eh, il primo punto parla di essere consapevoli di avere un problema, no? Molto spesso una delle situazioni quando si è in difficoltà, ma in ogni difficoltà, io voglio dire, non solamente quelle economiche, ma quando anche si hanno magari dei problemi di coppia o qualche altro problema, magari anche più grave come di dipendenza, no? Da qualcosa, dal gioco, da via discorrendo. La prima caratteristica di ogni persona è la negazione, cioè il negare di trovarsi all'interno di un problema, no? Quindi la prima cosa, secondo me, è quella di in qualche modo comprendere, di avere consapevolezza delle proprie difficoltà. Questo perché? Perché, come dicevo prima, quasi tutte le persone, tutte le famiglie nella propria vita, a meno di casi fortunati, hanno avuto dei problemi economici e finanziari, vuoi nei momenti nei quali hanno costruito famiglia, vuoi nei momenti nei quali è nato un figlio, vuoi nei momenti nei quali si devono costruire ancora una carriera economica. Quindi non si è soli, la maggior parte delle persone hanno problemi o hanno avuto problemi economici. Tanto più che soprattutto adesso, in questo periodo storico in Italia, dove molte persone che lavorano, si parla del circa il 40% delle persone che lavora, ha difficoltà ad arrivare a fine mese. Quindi quello che bisogna capire è prima di tutto di avere la consapevolezza che si possono avere dei problemi o si hanno dei problemi economici, e questo è il primo passo per poterli risolvere. Quali sono in qualche modo i principali segnali che c'è qualcosa che non va e che possiamo avere dei problemi economici? Beh, prima di tutto, secondo me, è il fatto che abbiamo sempre pochi soldi all'interno del nostro conto corrente. Quando parlo dei nostri soldi, non parlo del nostro conto corrente, non parlo di avere 10, 20, 30 mila euro e quindi si considera di avere pochi soldi all'interno del conto corrente, ma quando molto spesso ci troviamo ad arrivare con poche centinaia di euro a fine mese e siamo una famiglia, quando magari addirittura in alcuni mesi andiamo in rosso perché ci sono degli extra
degli extraconti, delle extraspese, quando dobbiamo pagare magari le spese del condominio, quando si rompe qualcosa, una lavatrice, quindi dobbiamo pagarle, andiamo in rosso. Questo è il primo segnale, secondo me. Il secondo segnale è quello di avere tanti debiti, di avere un numero di debiti sostanzioso e che si stanno accumulando nel tempo. E questo secondo me è un altro punto fondamentale, perché? Perché chiaramente nel momento in cui abbiamo difficoltà economica, magari abbiamo bisogno di un televisore, abbiamo bisogno di una lavatrice, di una macchina e la compriamo a rate. E quindi cominciamo ad accumulare debiti diversi sulla televisione, sulla macchina, via discorrendo. E questo è un altro segnale che c'è qualcosa che non va all'interno della nostra economia domestica, ok? Un terzo punto, secondo me, fondamentale, che è un segnale, un campanello d'allarme per far capire, per creare la consapevolezza della propria situazione economico-finanziaria, è il fatto che molto spesso si ha l'ansia e lo stress delle spese che abbiamo e delle scadenze. Io ricordo con difficoltà nella mia famiglia o in altre famiglie che conosco anni fa, decenni fa, nelle generazioni passate, la crisi di dover pagare a fine mese o a metà mese delle spese della macchina, della casa. Era un mondo probabilmente un pochettino diverso, anche le persone che avevano dei lavori più umili avevano la possibilità di costruirsi una finanza personale, un futuro finanziario degno per sostenere sé e la propria famiglia. In questo momento ci sono tantissime famiglie che vivono con stress appunto il fatto di dover pagare una bolletta, il fatto di dover far fronte a un'emergenza, il fatto di dover magari pagare il mutuo, soprattutto adesso che i tassi di interesse negli ultimi anni sono aumentati. Ma ci sono altri due punti, secondo me, fondamentali e segnali che ci devono far scattare il campanello d'allarme. Un altro è l'uso indiscriminato della carta di credito in modo di pagare il mese successivo, no? Dobbiamo comprare qualcosa e la compriamo con la carta di credito, così non ci viene scalato immediatamente, ma ancora di più il fatto che noi non riusciamo a risparmiare. E sapete quanto io credo che il risparmio, ma questo ce lo insegnano le persone che hanno una libertà finanziaria, quanto il risparmio sia fondamentale, perché il risparmio fa rima con investimento, e solo potendo risparmiare e quindi investire in una maniera consapevole si riesce in qualche modo ad avere una libertà finanziaria e quindi evitare di vivere con stress la propria situazione economica. Quindi una volta che si hanno questi campanelli di allarme, si vedono, si hanno questi trigger, bisogna diventare consapevoli, e secondo me è fondamentale diventare consapevoli e capire di avere probabilmente un problema economico da affrontare, perché prima lo si ammette, questo non è un fallimento, assolutamente tutti hanno avuto dei problemi. Io ragazzi, anch'io, io con la mia famiglia li abbiamo avuti durante la nostra vita, perché è capitato di, soprattutto quando abbiamo avuto il nostro primo figlio, perché praticamente il lavoro sì c'era, ma nello stesso tempo bisognava pagare delle persone per farsi dare una mano. Magari ci sono stati dei momenti nei quali abbiamo cambiato lavoro, ci sono stati dei momenti nei quali abbiamo voluto intraprendere un'altra carriera professionale, quindi ci sono stati dei momenti nei quali guadagnavamo molto di meno. Tutti quanti hanno dei momenti di difficoltà, a meno che si abbiano già dei patrimoni molto importanti dietro, si abbia la possibilità di fare dei lavori molto molto remunerati. Insomma, tutti quanti devono far fronte a questa probabilità di difficoltà di maneggiare le spese, di avere delle difficoltà economiche. Quindi ammetterlo non è assolutamente un problema, non è un fallimento personale, anche se inizialmente lo si vive come un fallimento personale, perché uno potrebbe pensare: non sono abbastanza bravo, nonostante lavoro e tutto, vedo il successo di persone su internet e sul web e io non riesco ad avere lo stesso successo. Ma il primo passo, la consapevolezza verso la soluzione, perché la consapevolezza, ragazzi, è potere, perché ci mette nella direzione di poter assolutamente riprendere, di agire, di riprendere il controllo finanziario della nostra vita. E questo è il primo punto, consapevolezza, scatenata appunto dai trigger che vi ho detto prima, da quei sentiment, da quei segnali che in qualche modo ci dicono che ci può essere un problema. Lo step numero 2 è fotografare la situazione nella quale siamo, fermarsi un attimo e analizzare il momento nel quale siamo, no?
Ehm, Molto spesso quando ci troviamo in un momento di difficoltà, come dire, ci comportiamo in una maniera meno razionale e più di impulso, no? Accade come ci fosse un effetto domino che ci porta a prendere delle decisioni impulsive, quindi come l'uso ricorrente della carta di credito, accendere dei prestiti urgenti per far fronte a delle spese incredibili che non possiamo sostenere. Invece noi in qualche modo dobbiamo togliere un po' di pressione, dobbiamo fermarci, rallentare ed analizzare la situazione con calma e lucidità e quindi cominciare a fare la fotografia di quali sono le entrate e quali sono le uscite, quindi avere un'istantanea della propria situazione finanziaria. E per fare questo ci sono tantissime possibilità, ragazzi. Prima di tutto possiamo prendere carta e penna e incominciare a segnare tutte le nostre entrate, no? Lo stipendio che abbiamo, magari qualche lavoretto da freelance, se abbiamo degli affitti o qualsiasi altra fonte di reddito che possiamo avere, no? Non dimentichiamoci di inserire anche quali sono quelli che sono evidentemente dei redditi variabili, come potrebbero essere i bonus lavorativi o dei lavori extra. Questo dobbiamo incominciare a farlo in una maniera didascalica, precisa. Prendiamo tutte le nostre entrate, ok? E poi dall'altra parte annotiamo tutte le nostre spese, come l'affitto, il mutuo, le bollette, quindi luce, gas, acqua, le assicurazioni, perché tutti quanti bene o male hanno le assicurazioni, potrebbe essere anche solo l'assicurazione sulla casa, no? L'assicurazione dell'auto, le rate del prestito, il mutuo, le persone a carico come i figli e quindi capire come spendiamo quei soldi magari per l'abbigliamento, per l'aspetto scolastico e via discorrendo, quindi per la mensa, quindi tutto quello che spendiamo, entrate ed uscite, ok? Poi quelle sono le uscite chiaramente fisse, quelle che noi abbiamo ogni mese, perché ogni mese sappiamo che dobbiamo pagare l'asilo, ogni mese dobbiamo sapere che dobbiamo pagare in qualche modo il mutuo della casa. E poi ci sono invece le spese variabili, no? E che sono quelle sulle quali noi dobbiamo porre ancora un accento maggiore, un'attenzione maggiore. Perché anche se non sono fisse incidono sul nostro bilancio familiare, sono le spese al supermercato perché in qualche modo variano ogni mese possiamo spendere un po' di più, un po' di meno, sono le cene fuori e i pranzi fuori che facciamo, i delivery che molto spesso tutti quanti utilizziamo e questa è un'arma a doppio taglio perché alla fine del mese pesa in maniera importante, i vestiti, quindi l'abbigliamento, il leisure time, quindi il tempo libero che può essere in palestra, al teatro, al cinema, a vedere le partite di pallone e via discorrendo. Quindi anche le spese occasionali, non dimentichiamoci, possono essere i regali di compleanno, le vacanze, sempre di più molte persone si stanno indebitando, come diceva la televisione l'altro giorno, si stanno indebitando per andare in vacanza e non dimentichiamoci anche gli abbonamenti che sono spese fisse, ma in realtà non sono delle spese necessarie, cioè come Netflix, Amazon Prime e via discorrendo, ok? Una volta che noi abbiamo scritto su carta tutte le nostre spese, tutte e tutte le nostre entrate, abbiamo un bilancio finale. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo fare la somma di tutte le nostre entrate e la somma di tutte le nostre uscite e vediamo chiaramente mese su mese qual è il bilancio negativo o positivo, ma soprattutto vediamo in maniera sistematica, mappata, organica, quali sono le percentuali di spesa che noi abbiamo all'interno di alcune cluster, no? Che possono essere le spese per la casa, le spese per l'auto, quindi per il trasporto, le spese per i figli e via discorrendo. Clusterizzando abbiamo una situazione ancora molto più chiara di come pesano percentualmente le sezioni, no? Le nostre spese a livello generale sul bilancio totale. Chiaramente nel fare questo può sembrare un'attività semplice, e lo è ragazzi, ma nello stesso tempo c'è dietro tanto lavoro, cioè incominciare a raccogliere tutte le spese, ma anche clusterizzarle, cioè dire questa è una spesa per la casa, questa è una spesa per il leisure time, ci vuole tempo e farlo ogni mese diventa probabilmente anche un pochettino proibitivo, quindi ci sono in qualche modo delle app che ci aiutano, degli strumenti utili che ci aiutano a fare chiarezza e a gestire le nostre finanze, no?
E ce ne sono tantissimi, basta che navighiate in internet e ne trovate a iosa. C'è Unida Budget, quindi YNAB, c'è Spendee, c'è Pocket Guard, c'è Spending, ce ne sono veramente tantissime, ragazzi. Guardate, analizzatele, sono app di budgeting, e ci aiutano subito ad avere una visione chiara e precisa della nostra situazione, del nostro bilancio. Perché si parla di bilancio? Perché molto spesso noi il bilancio lo consideriamo unicamente quando andiamo a lavorare, no? Il bilancio dell'azienda, le entrate, le uscite, ma è fondamentale avere anche un bilancio all'interno della propria casa, perché solo così nel tempo si può costruire questa libertà finanziaria e non avere problemi finanziari, ok? Quindi utilizziamo delle app di budgeting se non vogliamo utilizzare la carta e la penna. Poi ci sono anche dei fogli di calcolo come Excel, come Google Sheet, che ci possono aiutare, no? Se non vogliamo prendere delle app nuove che ci possono aiutare a fare questi calcoli in maniera molto più semplice, e anche in questo modo, secondo me, questo secondo punto è fondamentale, cioè una volta che si ha la consapevolezza bisogna fare la fotografia del proprio bilancio familiare, perché solo attraverso di essa riusciamo a cercare ad avere il controllo, perché sappiamo veramente che cosa succede all'interno della nostra famiglia, perché altrimenti è un sentiment. Perché cosa succede? Che la maggior parte delle spese ormai nella maggior parte delle famiglie è fatta con delle spese digitali, no? Quindi con Satispay, con il bancomat, e quindi molto spesso è difficile avere la percezione del soldo, perché non preleviamo più, no? Come succedeva qualche anno fa, non preleviamo più e non vediamo i nostri soldi che escono in maniera continuativa, e quindi capiamo, ma io ho prelevato 250 euro, 300 euro, dopo 3 giorni non ne ho più, quindi scatta il campanello d'allarme. Spendendo con il bancomat anche per le spese piccole con Satispay, e ancora adesso di più abbiamo magari conti separati rispetto a una volta che si aveva un conto solo, si può rischiare di perdere il controllo. Quindi consapevolezza iniziale, riprendere il controllo della situazione, perché non abbiamo più il controllo, e per quello che ci serve la consapevolezza. Riprendiamo il controllo, ma per farlo dobbiamo avere un quadro reale del nostro flusso di cassa, cioè di capire quali sono le entrate e le uscite, e clusterizzarla all'interno appunto di sezioni che ci facciano capire dove escono. E una volta che abbiamo fatto questo è facilissimo, passiamo al punto numero 3, che secondo me è il punto nodale di questo video, ma non perdetevi il resto perché è altrettanto importante per chiudere il cerchio. Il punto numero 3 è fondamentale perché dobbiamo andare a tagliare le spese, e questo è fondamentale, cioè non c'è altra soluzione. In realtà ne abbiamo due: uno è aumentare il nostro reddito, ma non sempre è facile, perché magari noi ci possiamo provare, possiamo provare a fare carriera in qualche modo, possiamo chiedere di avere degli aumenti, possiamo cercare di avere un secondo lavoro, un secondo introito, possiamo in qualche modo cercare di mettere a rendita una seconda casa che abbiamo sul groppone, no? Nel senso che magari ce l'hanno lasciata i nostri genitori, ce l'abbiamo lì sfitta perché la usiamo come casa del sabato e la domenica. In realtà la possiamo utilizzare per cercare in qualche modo di fare un profitto. Quindi questo dipende dalle persone, cioè le strade sono due, sappiamo pienamente che ci sono entrate e uscite, quindi abbiamo due casi: tagliare le spese o incrementare le entrate. Non sempre le entrate è possibile farlo, perché se siamo in una situazione economica, se dobbiamo investire per cercare di ottenere magari dei introiti successivi, no? o migliorativi, come potrebbe essere quello di attivare, di lanciare una nostra attività, serve magari dei soldi. Magari se dobbiamo comprare una casa per metterla a rendita abbiamo bisogno di soldi, quindi non sempre è facile. E sappiamo bene anche che come dire, avere un secondo lavoro in Italia non è così semplice, anche per delle normative che lo regolano in maniera molto molto precisa. Quindi attenzione, perché non è così semplice, e anche chiedere degli aumenti è tutt'altro che semplice in un momento nel quale sappiamo benissimo che l'Italia è il fanalino di coda in quanto a crescita degli stipendi negli ultimi 20 anni, anzi è forse l'unico paese in Europa che ha visto una decrescita degli stipendi rispetto agli altri paesi. Cioè non solo c'è stata l'inflazione, ma stiamo perdendo potere di acquisto anche perché ci hanno stipendi sempre più bassi. Questa è una situazione vergognosa che qualsiasi governo si trovi
in questo momento, prima o precedentemente, adesso o in maniera futura, deve assolutamente prendere in considerazione. L'aumento degli stipendi è fondamentale per evitare appunto delle problematiche finanziarie che hanno la maggior parte delle famiglie italiane, che sempre di più hanno le famiglie italiane, nonostante lavorino. Quindi, se in qualche modo non si può fare, ma analizzeremo dei modi per introitare nei nostri video successivi, per introitare di più, quindi per avere delle entrate, dobbiamo in qualche modo andare a lavorare sulle spese. E sulle spese dobbiamo separare, come abbiamo detto precedentemente, le spese necessarie, come quelle della casa, come quelle magari in qualche modo dell'alimentazione, da quelle superflue, no? Quindi in qualche modo, se noi non possiamo evitare di pagare l'affitto o di pagare il nostro mutuo perché ha un senso, o non possiamo evitare di pagare il gas o l'assicurazione sanitaria perché ci permette di essere curati in una maniera tempestiva in una società che è anche quella italiana, seppur democratica, sempre di più è latente dal punto di vista di un servizio professionale dal punto di vista medico. Quelle spese lì sono necessarie, non possiamo evitarle. Ce ne sono altre che invece sono non essenziali, sono superflue e non sono necessarie per la sopravvivenza o il benessere immediato. Sono gli abbonamenti ai servizi di streaming, sono le cene fuori, sono gli shopping, magari quella maglietta in più che ci compriamo, le vacanze magari in un posto dove andiamo a spendere di più perché è all inclusive e via discorrendo. La parola che non ci piace ma dobbiamo prendere in considerazione è tagliare. Se da un lato non possiamo aumentare, ma consideriamo, ragazzi, non sto dicendo di non farlo, dall'altro dobbiamo incominciare a rivedere le nostre spese. Abbiamo preso la consapevolezza, dobbiamo prendere il controllo e per prendere il controllo, una volta che abbiamo mappato il nostro bilancio familiare, dobbiamo andare a fare dei tagli sulle cose che non servono più. Ma questo, ragazzi, si fa in tutte le aziende, si fa una situazione del genere, si fa un bilancio, si cerca di capire dove andare a tagliare sulle spese non necessarie. Molto spesso in azienda dicono: ok ragazzi, stop al traveling perché in questo momento dobbiamo in qualche modo ridurre i costi e quindi dovete viaggiare di meno, per lavoro chiaramente, o dovete cercare delle soluzioni più economi, no? Dove andare, e questo è fondamentale, lo si fa nelle aziende, nelle compagnie, bisogna farlo anche all'interno di una famiglia che è una micro società, perché è fatta di più persone che devono vivere insieme e devono sussistere in qualche modo, ma devono anche in qualche modo vivere sereni, no? E quindi non dobbiamo solo vedere la nostra piramide, no? Nella quale dobbiamo in qualche modo rispondere alle nostre esigenze basiche come mangiare, dormire e via discorrendo, ma dobbiamo in qualche modo soddisfare anche i nostri bisogni un pochettino più elevati, magari culturali, andarci a vedere la mostra, magari anche semplicemente di divertirci andando a vedere una partita di calcio. E quindi in qualche modo quello che bisogna andare a vedere in maniera immediata sono le spese non essenziali, e ragazzi ce ne sono tantissime, nonostante uno non le veda mai o non le valuti in maniera così pesante, perché queste spese magari non essenziali sono quelle spese che pesano poco, magari pesano 10 euro, 20 euro, 50, e quindi quando noi parliamo magari di bilanci di famiglia dove ci escono 3-4 mila euro al mese, faccio degli esempi, uno dice sì, ok, ma 50 euro quanto ci pesano all'interno del nostro bilancio? No, sono quei 50 euro che in realtà, facendo cumulo su tutte le spese non essenziali, diventano un risparmio fondamentale, magari di qualche centinaio di euro, che ci aiuta ad evitare delle crisi finanziarie e di non riuscire a coprire le nostre spese. E ragazzi, ce ne sono tantissimi, pensate agli abbonamenti ai servizi ricorrenti, no? Netflix, Spotify, Amazon Prime, delle riviste magari al giornali online, a delle app che paghiamo mensilmente. Siamo pieni di spese, micro spese, legate a delle app o dei servizi. Ce l'abbiamo tutti quanti dobbiamo rivederle, perché molto spesso diciamo sì, ma non lo so, Netflix ci costa 9 euro, 10 euro, 12 euro, 13 euro, dipende da quale tipologia di servizio tu abbia, non è un peso così grande, no? Quindi perché devo rinunciarsi? Sono 13, sì, ma se abbiamo quello, poi abbiamo Amazon Prime, abbiamo altre spese ricorrenti, diventa
importante. Quindi è chiaro che noi non possiamo chiudere e tagliare in maniera indiscriminata, lo dobbiamo fare con raziocinio e dire ma lo sto utilizzando veramente? Io mi rendo conto che molto spesso ho l'abbonamento a Netflix ma non lo uso, cioè lo uso magari 2 volte alla settimana, quei 20 minuti, 30 minuti perché non ho tempo di gestirlo, non ho tempo di guardarlo, perché sempre di più uno ha tante cose da fare, magari sì, la sera si mette 10 minuti, un quarto d'ora, ma è più il tempo che si seleziona qualcosa da vedere, poi guarda 5 minuti e si addormenta. Adesso faccio un esempio radicale, ma per far capire che effettivamente anch'io ho questa spesa che assolutamente non ha senso, cioè io non lo uso quel servizio lì, o non lo uso nella maniera da ripagarmi quel servizio lì. E questo succede per tantissimi altri servizi che noi abbiamo e dobbiamo assolutamente tenerli in considerazione. Quindi la domanda è: lo stiamo usando? Possiamo rinunciarci? Sì o no? Nel caso in cui evidentemente è qualcosa al quale non possiamo rinunciare o facciamo proprio fatica a rinunciare, possiamo in qualche modo condividerlo, no? Con qualcun altro per cercare di condividere i costi ed avere il piacere di avere quel servizio. Ma ragazzi, si può tagliare veramente tanto se prendiamo i costi singoli di tutte queste micro spese che noi abbiamo. Andatele a vedere perché potete lì veramente tagliare via un sacco di spese. Poi ci sono le spese per il cibo fuori, no? O in casa. Sempre più spesso noi facciamo magari dei micropasti fuori da 20, 30 euro, 40 euro, delle microcene, dei micropranzi, o in qualche modo utilizziamo i servizi di delivery, no? Anche in casa mia almeno una volta alla settimana li utilizziamo, ma ragazzi sono 40-50 euro come minimo ogni volta che li utilizziamo, ma non basta. Se voi pensate alla fine del mese magari ti ritrovi con 300 euro di meno e tu dici ok, sì, le ho spese, ho mangiato, ma è una spesa del mangiare, sì, ok, ma in realtà se tu lo utilizzassi in maniera più intelligente, riuscissi in qualche modo a fare le stesse cose facendole tu o comprandole o andando tu direttamente al supermercato, sono certo che risparmieresti un 40-50%. Quindi al posto di uscirti quella cifra lì spenderesti molto di meno, no? Non è il costo del viaggio per andare a, che ne so, farti portare il McDonald's che cambia, ma quello che voglio dire è che se te la fai tu magari il McDonald's te lo fai in casa, spendi sicuramente di meno, no? Un hamburger. È chiaro che poi uno deve dire sì, ma ho la comodità, sì, ma ragazzi, però la comodità è chiaro che fa piacere a tutti, ma è proprio questa eccessiva comodità di avere 100 abbonamenti, di dire ok, uso il delivery, e quella comodità che però in realtà ci crea quella crisi. La comodità, ragazzi, è chiaro che ci deve essere perché dobbiamo magari avere la macchina per andare al lavoro, ma deve essere utilizzata anche con intelligenza, no? Quindi quello che dobbiamo fare è in qualche modo impostarci un budget mensile su questo e dirci ok, possiamo spendere 150 euro al mese per poter fare una cena fuori e per poter utilizzare il delivery e farci portare a casa 2 volte al mese delle cene già pronte, no? Quindi questo ci serve. Poi sicuramente la cucina è una cosa che ci costa sempre di più perché i costi stanno aumentando in maniera esponenziale anche nei supermercati, quindi bisogna cercare in qualche modo di razionalizzare anche le spese del cibo, no? Magari cercando di essere in qualche modo di sfruttare di più gli avanzi, di fare delle preparazioni che utilizziamo per tutte le settimane, per tutta la settimana, così ci troviamo già il cibo pronto. C'è tanto da fare. E poi ragazzi c'è veramente un'attività che ci porta a spendere in maniera indiscriminata, è lo shopping. Cioè molto spesso ci troviamo il sabato e la domenica ad andare a fare dei giri, che ci sta ragazzi, all'Ikea che ci serve un cuscino, usciamo con 200-300 euro di meno. Perché? Perché entrando all'interno di questi cunicoli, no, si viene sequestrati dal percorso e trovi tante idee, tante cose che è facile buttare all'interno del carrello perché costano 5 euro, 10 euro e pensi che pesino poco all'interno del tuo budget, ma in realtà pesano in maniera rilevante alla fine della spesa. Quindi una regola che io mi impongo sempre è quando vado a fare degli acquisti o vado in qualche modo perché c'è la domenica di pioggia e quindi si va al centro commerciale, faccio un esempio stupido, ma perché bisogna andare a comprare qualcosa, ho una lista ben determinata delle cose che devo acquistare e tutto il resto cerchiamo di lasciare un tempo di latenza, cioè che siano 24, 48, 72 ore
di ragionamento, di in qualche modo di sedimentazione del desiderio di acquisto di quella cosa, e l'acquistiamo unicamente se anche dopo 3 giorni c'è la necessità, c'è il desiderio di comprare quella cosa, perché vuol dire che si smorza quell'impulso animalesco, no, del nostro cervello rettiliano, nel quale vediamo una cosa e la desideriamo, in qualche modo la superiamo se lasciamo passare del tempo. Quindi questo è un aspetto secondo me fondamentale. Quindi abbiamo già visto 3 punti fondamentali dove andare a tagliare e risparmiare: le spese, gli abbonamenti che abbiamo, che sono sempre più numerosi e dove ci portano via tantissimi soldi rispetto al passato, la gestione delle spese del food delivery anche, e il punto numero 3, quando si esce fuori e si va a acquistare qualcosa. Io, oltretutto, avendo 2 ragazzi, 2 bambini, molto spesso quando si esce qualcosa si desidera sempre un gelato, compriamo da McDonald's e via discorrendo. Non sembra, ma alla fine, se ogni volta che esci spendi quei 10, 15, 20, 30 euro, 40 euro per farti l'aperitivo, via discorrendo, a fine mese veramente ti trovi, anche se prendi degli stipendi importanti, ti trovi veramente con pochi soldi. Quindi anche quando si esce bisogna uscire con delle regole, sapere che si compra solo se c'è la necessità, non è che si esce e si deve comprare. E poi un altro aspetto importantissimo, dove molto spesso, un'altra sezione dove si perdono dei soldi in maniera abbastanza importante, è quella dei trasporti, no? Perché l'auto costa sempre di più, le auto costano sempre di più perché sono sempre più grandi, ma anche nella manutenzione, la manutenzione diventa sempre più pesante perché c'è molta tecnologia dietro, se si rompe qualcosa bisogna mettere le mani in maniera più meno meccanica, ma molto spesso più tecnologica, e ogni ricambio costa sempre di più. Insomma, avere una macchina diventa sempre più complesso, e non c'è necessità che ve lo dica che questo è un aspetto personale che voi dovete valutare, perché molto spesso si hanno 2 o 3 macchine all'interno di una famiglia. E questa è una voce che pesa in maniera importante. Ci sono tante soluzioni oramai per poter muoversi in una maniera non solamente più green, ma sicuramente più economica rispetto a quella di avere il possesso di tante autovetture. Questo, ragazzi, bisogna metterselo in testa. È un retaggio del passato nel quale appunto c'era magari più opulenza, e quindi ci si poteva in qualche modo comprare più macchine e mantenerle in una maniera più serena e più facile. Adesso questo è un punto da andare a ritenere. È chiaro che ognuno deve fare i conti con se stesso, deve cercare di capire quanto la macchina gli serva, come gli serva. Poi quasi tutti ormai devono utilizzare la macchina per andare a lavoro, quindi diventa qualcosa di fondamentale, però bisogna valutare anche delle soluzioni alternative, come viaggiare con qualcun altro se si va al lavoro, come utilizzare mezzi pubblici, utilizzare magari il car sharing. Insomma, bisogna fare delle valutazioni. Non è detto che siano alcune più economiche, ma bisogna valutare e fare delle scelte importanti, perché una macchina all'anno comunque ti costa quei 3, 4, 5 mila euro solamente a gestirla, a tenerla, di assicurazione, di benzina, di carburante, e quindi sono costi importantissimi. Pensate ad avere 300, 400, 500 euro in più al mese. So che non è una cosa che si dice tanto così, perché poi dici sì, ma io la macchina non ho bisogno, ma bisogna valutarla. Se la utilizziamo solamente per il sabato e la domenica si può rivalutare. Quindi un altro punto che secondo me è fondamentale è sempre quello per il tempo libero, da andare a valutare le spese del tempo libero e degli hobby, no? Perché magari ci piace il padel e sempre di più incominciamo a spendere per la racchetta, per andare a giocare, per l'abbigliamento, ma questo in tutte le cose, no? C'è chi è appassionato di bodybuilding, chi è appassionato di calcio, insomma tutti gli sport incominciano, anche quelli più umili, incominciano a diventare sempre più costosi, perché è richiesta sempre una partecipazione più professionale, no? Quindi di abbigliamento, di strumenti, di attrezzature, di conoscenza, no? Quindi magari ti appoggia un personal trainer, questo lo dico negli hobby, negli sport, in qualsiasi cosa. Quindi bisogna un attimo valutare anche come spendiamo nel tempo libero. Quindi abbiamo visto un po' quali sono le 5 aree nelle quali dobbiamo andare a rivedere un po' le nostre spese e andare in una maniera ehm, radicale, fatta con criterio, ma andare in qualche modo a tagliare. Quindi avere disciplina, no? È fondamentale, cioè dobbiamo prendere delle azioni concrete, dobbiamo essere fermi. Questo, ragazzi, è fondamentale per ottenere una stabilità finanziaria, per non avere problemi
economici, adesso o nel futuro, dobbiamo avere il controllo delle nostre spese. E una volta che abbiamo il controllo delle nostre spese, passando al terzo punto che abbiamo visto adesso, tagliare le spese superflue o soprattutto che in qualche modo delle quali possiamo fare a meno, perché è inutile avere magari gli abbonamenti a Netflix, avere l'abbonamento a Amazon Prime, avere l'abbonamento a Disney e via discorrendo, quando ne basta uno, a Sky quando ne basta uno, tanto non hai il tempo per vederli, no? Perché magari è così semplice, dici sono 10 euro al mese. Quindi questo secondo me è il terzo passaggio fondamentale. C'è il quarto passaggio che è altrettanto importante secondo me per chiudere il cerchio, è il momento nel quale, una volta che abbiamo tagliato le nostre spese, dobbiamo andare a capire una spesa in particolare che noi abbiamo, che è quella dei debiti. Abbiamo riorganizzato il nostro bilancio, il passo successivo per me è affrontare i debiti, se ne hai chiaramente, se ne abbiamo, ma abitualmente chi ha delle difficoltà economiche prolungate nel tempo ha dei debiti, no? E molto spesso questi debiti nel tempo possono diventare un peso perché crescono gli interessi, si accumulano i costi che abbiamo mensilmente, quindi diventa veramente difficile sostenere tutte queste spese. Quindi bisogna affrontare i debiti in una maniera strategica ed è questo punto è fondamentale per ricostruire la propria situazione finanziaria e permetterci di vivere con maggiore serenità. E quindi la prima cosa anche qui è la consapevolezza. Prima non ne abbiamo parlato, ma i debiti sono una cosa che molto spesso viene vista solamente con l'ansia, no? Cioè devo pagare questo debito, devo pagare il mutuo a fine mese, devo pagare il televisore, la rata, le 10 rate della televisione, ne viviamo sempre quei 90 euro che con l'ansia, ma non abbiamo ancora accettato la situazione, cioè non abbiamo fatto ancora un inventario, non abbiamo fatto un bilancio effettivo dei nostri debiti. Questo secondo me è la parte fondamentale, cioè quanto dobbiamo alle banche, agli istituti di credito dei nostri debiti. Quindi la prima cosa è fare anche qui una mapping dei nostri debiti e dire abbiamo questo mutuo qua, abbiamo questo debito qui, li mettiamo insieme, capiamo quanto dobbiamo dare, ma intendiamoci, consideriamo anche quelli delle carte di credito, dei prestiti personali, tutti, li mettiamo tutti insieme, capiamo quanto dobbiamo dare e capiamo nello stesso tempo quanto dobbiamo pagare di interessi, no? Questo è fondamentale allo stesso modo, capire quanto dobbiamo dare di debito e quanto dobbiamo pagare di interessi solo per gli interessi, ecco, ok? È chiara questa cosa, quindi secondo me è fondamentale fare un mapping anche della situazione dei debiti. Perché? Perché un punto per avere una libertà finanziaria è quella della pianificazione, o meglio, di pianificare la ristrutturazione dei debiti, ok? Cosa si intende? Si intende in qualche modo rivedere la propria posizione debitoria, ok? Questo ci permette di abbattere quel carico complessivo degli interessi e di alleggerire la pressione che noi abbiamo abitualmente nel pagare continuativamente queste spese. Ci sono diverse strategie per andare in qualche modo a ristrutturare i debiti. Uno è il consolidamento dei debiti. C'è bisogno poi di approfondimenti verticali su questo, quindi però uno incomincia ad avere un'idea. La prima è, secondo me, fondamentale, è quella del consolidamento, cioè se si hanno dei debiti diversi, con tassi di interesse bassi, più alti, potremmo incominciare a pensare di consolidarli in un unico prestito, ok? Cercando di avere un tasso più basso rispetto a quelli che abbiamo o comunque più basso rispetto a quelli più alti. In qualche modo, facciamo un esempio, se abbiamo più carte di credito o prestiti con tassi di interessi alti, possiamo richiedere un prestito personale con un tasso di interesse più basso per estinguere i debiti preesistenti, no? Alcune banche offrono appunto questa possibilità di prestiti di consolidamento che ci permettono in qualche modo di unire i debiti in un'unica rata. Questo secondo me ha dei vantaggi, chiaramente ragazzi non è mai la soluzione pagare dei prestiti con altri prestiti e via discorrendo, non voglio dire questo, ma parlo di prestiti di consolidamento, cioè unire le nostre spese in uno perché abbiamo un maggiore controllo e in qualche modo cerchiamo di abbassare anche il nostro tasso di interesse che abbiamo negli altri vari debiti.
Se non vogliamo fare il consolidamento, pensiamo a una rinegoziazione dei debiti, in qualche modo dobbiamo negoziare con le banche o con chi ci ha fatto questo debito, ci ha offerto questo credito e quindi noi abbiamo un debito con loro, negoziare un tasso di interesse più basso. È chiaro che molto spesso chi ci dà del credito e ci vede in una situazione di difficoltà ha tutti gli interessi per rinegoziare con noi il debito, no? E quindi in qualche modo venire a casa dei propri soldi, magari con interessi più bassi, ma riprendere i propri soldi magari prenderli con dei guadagni inferiori rispetto a quelli preventivati. Ma prima di fare qualsiasi cosa, noi dobbiamo, prima di andare a rinegoziare, dobbiamo avere ben chiara davanti a noi e proporla a chi ce l'ha prestati la nostra situazione debitoria, quindi tutti i debiti che abbiamo, quali sono i tassi di interesse, sia per andarli in qualche modo a consolidare, sia se li vogliamo rinegoziare. E poi se abbiamo l'opportunità, so che ragazzi è molto complesso, in qualche modo dobbiamo cercare di estinguere qualcuno di questi, no? E possiamo partire, abbiamo due metodologie qua, partire col metodo della palla di neve, quindi partire dall'importo più piccolo, perché questo a me piace in particolar modo, nel senso che andiamo ad estinguere il debito più piccolo, che può essere di 700-800 euro per un televisore, per una lavatrice o via discorrendo, lo andiamo ad estinguere perché quello ci dà già, ci fa rifiatare, no? In qualche modo, ci fa concentrare sulle spese più grandi come quelle magari del mutuo, no? Salviamo già i debiti più piccoli. C'è anche un'altra metodologia che è quella chiamata dell'avalanche, che si parte invece dal valore più alto e quindi si cerca di estinguere o comunque di focalizzare la nostra attenzione su quei debiti che hanno i tassi di interesse più alti, perché è molto importante estinguere i debiti normalmente che hanno un interesse più alto, no? Perché quelli dove perdi più capitale. Quindi ci sono metodologie diverse. Ma tutto questo, ripeto, parte dalla consapevolezza, cioè quello che abbiamo detto, il nostro quarto punto è rivedere, ristrutturare i debiti, parte dalla consapevolezza anche qui, cioè fare un bilancio delle spese che noi abbiamo sui debiti collegati ai tassi di interesse e quindi di qui da capire che cosa vogliamo fare, se ripianificare i nostri debiti, prima di tutto non accenderne di nuovi, ecco, questo è fondamentale, ma capire se consolidarli, se rinegoziarli, se cercare di estinguere qualcuno di questi attraverso il metodo della palla di neve o dell'avalanche e via discorrendo, no? E se si hanno delle difficoltà molto forti bisogna chiedere l'aiuto di qualcuno, cioè cercare di strutturare un piano di gestione del debito, no? Ci sono delle agenzie specializzate che ci aiutano in questa situazione, però io la vedo un po' come la carta finale, cioè che eviterei in maniera determinante, perché se si arriva a quel punto vuol dire che c'è veramente scappata di mano la nostra situazione economico-finanziaria, ok? Quindi cerchiamo di evitare di fare affidamento su prestiti ad alto interesse, cerchiamo di evitare di avere altri prestiti rapidi per far fronte alle nostre spese, perché ragazzi lì non usciamo veramente più, entriamo come nel film di Checco Zalone che chiama un prestito per pagare il prestito e via discorrendo, che poi la moglie lo caccia di casa, ecco. Quindi qui dobbiamo in qualche modo avere di nuovo una situazione chiara e precisa per poter agire, come abbiamo detto prima. L'azione parte sempre da una consapevolezza e dai numeri. I numeri sono fondamentali, ok? E poi c'è il punto, lo step numero 5, che è costruire una riserva di emergenza, no? Una volta che hai affrontato le spese, quindi hai tagliato il superfluo, hai ristrutturato i debiti e quindi in qualche modo hai un controllo delle spese, dobbiamo fare il passaggio successivo. Ok, adesso abbiamo sotto controllo la situazione delle spese, cerchiamo di evitare nel futuro di avere problematiche legate nuovamente, adesso chiaramente se facciamo queste cose siamo molto più sereni, ma dobbiamo mettere da parte un salvagente economico che ci permetta di evitare di ritornare in questa situazione. Avere un fondo di emergenza secondo me è una delle chiavi per garantire la sicurezza finanziaria nel lungo termine ad ogni famiglia, ad ogni persona, no? Questo fondo ti dà in qualche modo la libertà di poter ricoprire i debiti se ne hai bisogno, di gestire delle situazioni di stress o delle spese improvvise o se vuoi anche toglierti uno sfizio.
In pratica, che cos'è una riserva di emergenza? La riserva di emergenza è una somma di denaro messa da parte per coprire le spese impreviste, che possono essere delle rilevazioni urgenti per la macchina, per la casa, delle spese mediche improvvise, perché ragazzi purtroppo queste cose possono accadere e noi non le consideriamo mai da quando abbiamo 30, 40, 50 anni, perché pensiamo che la nostra salute giustamente sia ancora buona a quell'età, ma purtroppo gli imprevisti ci sono, ci possono essere delle perdite di lavoro temporanee o in alcuni modi permanenti. Queste cose le dobbiamo pensare, ragazzi, cioè nel momento il mondo cambia talmente velocemente che si può pensare che ci sia un problema nella propria azienda e tu per 6 mesi, un anno debba ricercare un'altra soluzione alternativa, no? Nel mentre che tu appunto la ricerchi, devi avere un fondo che ti permetta di vivere e di pagare le spese e di vivere decentemente. E poi, vabbè, ci possono essere delle situazioni di emergenza personale di varia natura. E quindi è fondamentale avere una certa riserva, quindi avere dei soldi da parte, perché ci offre un'ancora di sicurezza, un'ancora che ci permette di dire ok, ho questa emergenza, ma io la posso coprire, mentre nella mia situazione precedente io mi trovo in emergenza appunto perché non ce l'ho quella situazione, non ho questi soldi da parte, quindi ho uno stress finanziario e economico nella mia famiglia perché non ho questo salvagente, ok? E molto spesso una cosa fondamentale che tutti si dimenticano è che avere questo salvagente di soldi ci permette di evitare l'indebitamento, che è una delle cause nostre della perdita del controllo delle spese che noi abbiamo. E quindi sapere di avere 10, 15, adesso 1000 euro all'interno del conto, ma poi dipende dalle persone, dipende dalle famiglie, dipende dalle possibilità, ci permette di prevenire dall'indebitamento, perché se si rompe la macchina abbiamo i 600.000 euro da poter pagare immediatamente e poter in qualche modo continuare a vivere, okay? Senza chiedere un prestito a qualcun altro. Ma quanto deve essere grande questa riserva di emergenza? Beh ragazzi, dipende da tantissimi fattori, no? Come lo stile di vita, la tipologia di lavoro, le nostre spese mensili, ma esistono delle linee guida, secondo me, quelle che generali, che dicono tutti quanti, ragazzi, sono avere almeno 3-6 mesi. Io onestamente sono più per avere 6-12 mesi di copertura totale, cioè questo vuol dire che ipotizzando che tu guadagni 2000 euro al mese, ipotizziamo, e quindi tu alla fine dell'anno hai preso appunto i tuoi 24.000 euro, ipotizziamo, tu dovresti avere da parte almeno 12-24.000 euro. Questo è quello che io credo. Perché? Perché nel momento in cui tu hai un problema, la macchina ti si rompe, hai un incidente, la devi ricomprare, ti servono quei 7, 8, 10, 15.000 euro, ti servono per poterla ricomprare. Chiaro che poi magari puoi fare dei finanziamenti, ma ragazzi adesso i finanziamenti costano tanto anche per una macchina, o magari ti danno quella noleggio dove paghi 400-500 euro che alla fine vai a pagare 50.000 euro una macchina da 20. Quindi questo bisogna tenerlo in considerazione, oppure nell'eventualità peggiore che devi cambiare lavoro, perdi lavoro o vuoi lanciare la tua attività e per 6 mesi, un anno sei coperto dalle spese. Poi è chiaro che l'INPS ti darà i soldi, quindi vivrai anche decentemente perché hai un salvagente, ti puoi togliere le spese, prendi meno dall'INPS rispetto al tuo stipendio principale, originario, ma in qualche modo continui a vivere decentemente, no? Poi chiaro, bisogna essere flessibili, no? Non è che si può in qualche modo dire ok, bisogna avere sempre quella cifra, l'importante è in qualche modo costruirla. E come si può costruire questo fondo di emergenza? Beh, secondo me con dei piccoli obiettivi mensilmente, come dicevo prima, razionalizzando le nostre spese possiamo mettere via dei risparmi e mettendo via dei risparmi possiamo costruire questo conto. Ed è chiaro che uno dei miei consigli è di pagare sempre prima se stessi, cioè nel momento in cui arriva lo stipendio togliamo quei 50-100 euro, li mettiamo via e li conteggiamo come risparmio, li mettiamo in un altro conto, li mettiamo in un conto deposito, li mettiamo dove vuoi in modo che noi non ce li abbiamo. Cioè questa è la prima regola, per evitare di trovarci magari in stress economici e finanziari, una delle regole principali è quella veramente, una volta che ci arrivano i soldi, di togliere una parte di quella che vogliamo risparmiare, perché solo in quella maniera poi non li spendiamo, perché molto spesso, anche se guadagniamo 1000 euro di più,
l'essere umano è quello che ti porta, cioè la sua natura è quella che magari se ce li ha li va poi a spendere, no? Quindi in qualche modo quello che voglio dire è partiamo con degli obiettivi, ce li settiamo e diciamo ok, io ogni mese voglio risparmiare 50-100 euro. Ogni mese, alla fine dell'anno mi trovo con 1000-1200 euro, che ragazzi non sono poche, le vado a risparmiare, le vado a mettere in un conto deposito, non le tocco più. Per fare questo, chiaramente, devo utilizzare un conto separato perché se le tengo nello stesso, come dicevo prima, magari le spendo, magari sfrutto i momenti di abbondanza perché ci sono dei mesi nei quali ci va bene perché prendiamo il bonus aziendale, ci arriva il rimborso del 730 e quindi quella parte noi la mettiamo in qualche modo via, no? Cioè quelli non sempre, quelli non devono essere visti come un premio nostro, a mio parere, alla mia visione, cioè quella lì deve essere quei soldi extra che ci servono per avere questo fondo di emergenza e non avere stress durante l'anno. È inutile vivere bene, poi utilizzare il bonus, quei 1000 euro, 2000 euro per farsi la vacanza dei sogni e poi vivere una vita di 10-12 mesi di paura e di stress perché non si riesce a stare dentro alle spese, no? Quindi questo una volta creato, ed è fondamentale, non bisogna intaccarlo, noi dobbiamo assolutamente mantenerlo per sempre, cioè deve essere un fido compagno nostro, di avere un fondo di emergenza di 5, 10, 15, 20 mila euro lì fermi che non investiamo, ragazzi, non investiamo, ma che ci servono nei momenti di difficoltà. E quindi ogni anno magari rivediamo il nostro obiettivo perché guadagniamo di più e possiamo mettere più soldi all'interno del fondo di emergenza o perché lo dobbiamo reintegrare perché l'abbiamo utilizzato, abbiamo comprato una macchina nuova, quindi dobbiamo mettere 7-8 mila euro, quindi dobbiamo aumentare l'obiettivo e i soldi che mettiamo all'interno. Quindi in qualche modo è fondamentale, punto numero 5, secondo me, andare a creare un fondo di emergenza. E poi ragazzi, per chiudere questo cerchio e per evitare appunto di avere stress finanziari, economici, di non riuscire a coprire le spese all'interno della nostra famiglia, della nostra vita, anche se viviamo da soli, c'è il sesto step, che è la chiusura. Una volta che abbiamo capito abbiamo messo in atto tutte queste azioni, no, per risolvere le difficoltà attuali, abbiamo tagliato le spese, abbiamo ristrutturato i debiti, abbiamo costruito una riserva di emergenza, beh c'è il passo successivo e finale ragazzi, che è quello di pensare come evitare che questa situazione si ripeta e quindi poter progettare il nostro futuro economico. È chiaro che se noi abbiamo già in qualche modo tagliato le spese, ristrutturato i debiti e creato un fondo di emergenza, abbiamo l'intenzione di farlo, questo è già difficile che si riproponga una situazione di difficoltà. Ma cosa si intende? Si intende che qui dobbiamo fare uno step successivo, no? Non solamente dobbiamo evitare di ritrovarci in una situazione del genere, ma dobbiamo riprogrammare la nostra mente affinché questo processo nel tempo ci porti non solamente a vivere decentemente, ma a crearci una situazione di libertà economica, di libertà finanziaria attraverso una crescita del risparmio, quindi di un investimento. No? Quindi in qualche modo dobbiamo stabilire degli obiettivi. Questo è il passo numero 6, degli obiettivi chiari, che siano a breve termine, a medio termine, a lungo termine. No? Se prima abbiamo parlato che nel breve termine è quello di ridurre il debito, di accrescere la riserva di emergenza, di mettere piccole somme di denaro, ci sono anche degli obiettivi di medio, che come investire in un piano di pensionamento, come acquistare una casa per poterla magari mettere a rendita, come far crescere il proprio patrimonio. Ci sono degli obiettivi di lungo termine, come creare un investimento di base, una base di investimento solida, no? Quindi sapere investire nei 10, 15, 20 anni come orizzonte temporale per costruirsi un patrimonio molto importante che ci servirà per il proseguo della nostra vita. No? Quindi in qualche modo passare di step in step per creare la nostra libertà finanziaria. No? Quindi cominciare a pensare a un piano di risparmio e collegato a un piano di investimento consapevole in base alla nostra tolleranza al rischio, in base all'analisi degli asset, della diversificazione e via discorrendo, andiamo conoscendo e capendo sempre di più in qualche modo di finanza e di investimento, andiamo a costruire un piano di investimento e per questo ragazzi diventa fondamentale, scusatemi se io batto ogni video su questo aspetto, avere un'educazione finanziaria continua. L'educazione è sempre più fondamentale all'interno del mondo finanziario per vivere bene durante la nostra vita di tutti i giorni.
ok? Ed è un peccato che nelle scuole questo non venga insegnato, si insegnano tantissime delle materie, ma un corso di educazione finanziaria e economica sarebbe fondamentale per far vivere tutti noi meglio nel breve, nel medio e nel lungo periodo, perché questi temi di risparmio, di taglio delle spese, di gestione dei debiti, di costruzione di un salvagente di emergenza e di capacità di investire fondamentale. Quindi ragazzi, studiate, 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 leggete libri, articoli, seguite i corsi, guardate i video su YouTube e monitorate costantemente la vostra situazione, sia di bilancio familiare, sia quando potete dell'investimento, perché questo è il prossimo step. Ragazzi, io spero di avervi dato un overview generale, ma molto precisa, di come passare da una situazione di criticità, di come cercare di risolvere, di avere consapevolezza di come riuscire a risolvere, come costruire invece un percorso in verso di più successo economico e finanziario, quindi di maggiore libertà, ma soprattutto io aspetto anche i vostri commenti. Mettete appunto, registratevi al canale, iscrivetevi al canale, dateci supporto, ma soprattutto commentate e diteci la vostra, ok? Io vi aspetto per i prossimi video su M per Mani. Ciao ragazzi!